E bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovo, tra virgolette, diciamo, intervistiamo Jack Leon Max, che abbiamo qui con noi su Discord, che lo vedete già. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati, benvenuti con il signor Jack Leon Max. Un saluto a tutti dall'intrattenitore che vi tiene per ore. Ciao Moreno, grazie per avermi invitato qui da te. Ma si figuri, è un piacere, quando vuole, quando possiamo, noi un'intervista la facciamo, così ho fatto anche la rima anch'io. Va bene, va bene. Allora, di cosa si Qualcosa. parlerà quest'oggi? Sono curioso, Esatto. signor Moreno. Eh sì, insomma, perché vedo che lei comunque fa parecchi contenuti, comunque noto che anche lei è appassionato di calcio, non come sottoscritto che del calcio non sa niente. Passione particolare, non tifoseria, non sono mai stato un vero e proprio tifoso accanito, sono più uno che ama gli sport, amo il calcio quanto amo il basket, quindi sì, però Mm, diciamo che la passione rimane sicuramente. un po' come la musica, presumo. Ho una tastiera qua e ho la mia armonica bocca qua, quindi sì, la musica è una grande bella passione, sì, sì. Sì, io nel mentre stavo cercando di capire come trovare il suo canale perché non lo trova e quindi non lo so perché non lo trova, dove sta. Boh, è morto il suo canale dal mio... È morto il canale, ti sei più brutta da ricevere in diretta. Allora, No, a aspetta, parte gli vediamo se scherzi, ho riesco. mandato io Ah, bene, bene, bene. l'aiuto. Bene, l'aiuto regista. Eccoci, allora, quindi vi stavo dicendo che Max è un appassionato di musica e anche porta giochi che ovviamente non sono nel mio settore, perché io porto principalmente simulatori e ovviamente quant'altro, mentre il signor Max vedo che porta un po' di tutto. Sì, l'asso della manica, quel che passa, ingrassa, nel mio caso ha ingrassato abbastanza. No, a parte gli scherzi, sì, adoro tanti generi di gioco. Il mio preferito in assoluto sono i giochi di ruolo praticamente proprio per l'idea dell'esplorazione, del livellare i personaggi e soprattutto dell'esplorare, scoprire mondi nuovi, tradizioni, misteri. E soprattutto una cosa che, come tutti i giocatori, amo, la lore, scoprire sempre di più Mm, su qual è la storia dietro a tutto. E ovviamente questa poi mi ha portato alla passione per l'analisi anche dei videogiochi a livello proprio di come vengono progettati, come viene creato questo, e sono quelle grandi domande che mi spingono avanti come giocatore, come appassionato. certo, beh sì, è un po' come tutti del resto per chi fa, tra virgolette, questo lavoro, insomma, o comunque un lavoro che porta anche al successo di YouTube, insomma. Sì, assolutamente. E comunque vedo sì, per l'appunto che l'ultimo video che ho tra virgolette visto è Chievo Verona su FIFA 2003. Ah, quella è una carriera, sì, perché io più che altro faccio dirette, ma principalmente sto portando una carriera legata al retro gaming, che comunque non sembra vero, ma nel 2025 il retro gaming è ancora un fattore dove ci si appassiona perché si vedono squadre che non si troverebbero altrimenti, ad esempio il Chievo Verona, che purtroppo la serie, cioè nella realtà è crollata, sta cercando di risalire, ma ormai non è più quello di una volta vederlo al suo massimo splendore, a lottare e sperare, poi però in questa carriera ho perso un salvataggio, guarda, sempre una cosa che nella realtà non capita. Avevo vinto una partita, Mhm. 2-1 contro il Parma, avevo raggiunto il primo posto, salvataggio non riuscito, simulo la partita, perdo e ho perso il campionato. È andata in quel modo Vabbè, lì. ci sta, Ci ovviamente sta. anche come tutti i giochi, anch'io sul mio Farming Simulator 25 avevo perso la mia, ovviamente, carriera anche lì, dopo ho dovuto rifare, tra virgolette, quasi tutto da capo, insomma, quasi, sono riuscito a salvare in qualche modo, ecco. Mh. Sì, l'importante in qualche maniera si recupera, si conclude, poi magari il risultato non è lo stesso che si sperava, però va comunque bene. Per il resto, ripeto, non è mai dettato dal tifo la squadra che scelgo, ma di solito chiedo quale squadra volete vedermi giocare. Ci sono delle varie opzioni, ad esempio il Chievo aveva battuto squadre come la Roma e la Juventus, nelle scelte e allora ho fatto il Chievo Verona. Va bene così. Giustamente, giustamente, ovvio. Comunque vi ricordo che trovate in descrizione il canale di Max se siete appassionati per appunto dei giochi retro e così lo andate a vedere, insomma, ecco. Certo, certo, poi comunque ripeto, c'è sempre un clima che non è solo nostalgico, è un
tornare nel passato ma nel presente, nel senso che sono ancora validi oggi molti retro gaming, sono ancora molto validi oggi. Non a caso, ormai sai anche tu che l'industria si basa sul fare remake, fare remastered, ormai la maggior parte delle cose che escono sono remake e remastered, le idee nuove Vabbè, scarseggiano. Per il resto, e purtroppo ci sono sempre più cloni di altri giochi, cloni di questo, cloni di quello, copiano qua, copiano là, copiano Genshin Impact perché vedono che Genshin Impact vende, loro non vendono e dicono perché non vendiamo? Perché non è lo eh, stesso gioco. infatti, infatti, io adesso sto facendo vedere comunque, finché ovviamente stiamo parlando un po', sto facendo vedere anche il suo ultimo, diciamo, video um, di Chievo Verona, per l'appunto, di Chievo Hellas Verona, insomma, così giustamente. Sì, sì, sono quelle partite. Più che altro sono molto impegnato a livello di Coppa UEFA, perché c'è la Coppa UEFA, Ah, e ho pensato che se batto il Chelsea, se riesco a vincere contro il Chelsea, tecnicamente dovrei riuscire ad avere la strada spianata verso la finale, però ovviamente il Chelsea è una squadra prestigiosa, a livello di giocatori migliore della mia, però sai com'è, la cosa bella di quel gioco è che il mercato, per essere facile, è facile, nel senso che nessuno ti dice di no. Il problema sono i vabbè. soldi il Chievo ne ha pochi, però in un modo o nell'altro sono riuscito ad accaparrarmi un certo fenomeno Ronaldo numero 9 dell'Inter. Non è male avere Ronaldo nel Chievo Verona, in realtà non sarebbe mai venuto, chiaramente. Beh, Non certo, sarebbe mai venuto. certo. Io non me ne intendo di calcio perché per appunto anche tra l'altro qualche giorno fa ho pubblicato Ma anch'io non dico un video di PES, PES ovviamente. 21. Mhm. Sì, E sì, sì. quindi però non me ne intendo, ce lo scrivo anche nel video, io non sono un professionista, ci gioco tanto per giocarci. Cioè, Certo, certo. Comunque, principalmente in realtà sono più preso dai gameplay diciamo attuali. Ad esempio, sto portando The Last of Us Parte 2, che è un gioco molto drammatico. Hanno fatto anche la serie TV della mm, HBO, e sta avendo un successone come serie TV. Hanno fatto 2 stagioni, faranno poi la terza stagione che chiude la storia. Quindi, comunque, cioè, è una serie, è un gioco molto cinematico che ha portato una serie TV di successo e sto portando Mass Effect, che al momento ce l'ho nel cuore, sulla quarantina di episodi, quindi insomma sono 3 giochi, insomma è la stessa storia che prosegue e le scelte che tu fai mm, da un gioco vengono poi importate nell'altro, quindi in pratica tu plasmi il futuro delle galassie, cioè è bellissimo, ti fa sentire un potere incredibile quel gioco e soprattutto c'è sempre il desiderio di voler salvare tutti, voler fare qualcosa di positivo per gli altri. È sempre quello che poi ti spinge ad andare avanti in quei giochi. È veramente, beh, ovvio, diciamo, un ovvio. cardine. Io mi Sì. domando come fai alle volte portare questi giochi, no? Nel senso, perché non è da tutti guardarlo, ovviamente, cioè imparare, far piacere un gioco, ecco. 92 minuti di applausi! È difficile. Io penso solo che posso portare solo roba che mi piace. Se io porto qualcosa che non mi piace, cioè si vede che non sono felice. Io, ad esempio, con tutto il rispetto, perché Mhm. sono dei giochi bellissimi, i Souls, io però non sono uno da Souls. Nel senso, io non sono, io sono uno che se gioca un gioco devo avere la pazienza di provare, riprovare con calma, ma se gioco muoio e devo leggere la chat, che è una cosa sacrosanta, leggere la Beh, chat, come certo. tu sai bene. Mhm. E allora è difficile, non mi sento ad esempio portato per portare quei tipi di giochi, me lo chiedono sempre, porta Elden Ring, porterei Elden Ring se fossi più bravo a giocarci, ma io devo giocare con la mente zen di un monaco tibetano, veramente, quella mentalità proprio tranquilla, rilassata, giocosa, scherzosa, altrimenti non sono più io, nel senso non sono più quello che vi fa ridere Beh, certo. e che scherza con voi per 2 ore, altrimenti non sarebbe la stessa cosa. Io infatti per quello che dico porto cose che mi piacciono o che spero che mi piacciono. Se poi non mi piacciono, come è successo con esempio in passato con un gioco di Battlefield, era Battlefield 5, Mm. che ho lanciato dalla finestra, no, non l'ho lanciato dalla finestra, ma ho detto basta, basta. Quasi L'ho lanciato finito dalla proprio io, finestra. in tarda notte, con parole non molto belle e gentili che non si possono dire in diretta, Beh, quindi certo, certo, ovvio, sì. ho portato anche io un Regolamento. simulator tempo fa, Eh. ma non in live. Mi spiace perché era Police Simulator, che mi Ah, sono divertito. lo conosco, Poliziotto, bisogna lo prendere comunque. conosco. Sì, sì. Insomma, diciamo che comunque il simulator non mi dispiace, come già detto, un asso che gioca tutto deve conoscere e apprezzare un po' tutti i generi, quindi anche simulatori, massimo rispetto, assolutamente. Se potessi, probabilmente giocherei a
PC Building Mm. Simulator o Farming, insomma, comunque ci sono diversi giochi affascinanti di quel genere, Vabbè, indubbiamente. sì, sì, vabbè, anch'io, però, allora io ho provato una volta a portare qualche horror, ovviamente anche a me, non se lo guardo nessuno perché giustamente non è il mio forte portarlo e portarlo per non portarlo per non divertirmi, non lo porto. Come ti capisco, sì, anche io con gli horror infatti dico, se un horror è molto psicologico, ma se un horror che semplicemente devi solo scappare, queste cose qua non mi piace perché voglio dire, voglio divertirmi, voglio vedere una trama, voglio vedere un'atmosfera, per me è la cosa più importante, se devi solo scappare, però ripeto, l'horror in generale mi piace, mi piaceva di più prima, adesso mi Mm, piace meno come genere, perché ci sono tante, tante, tante belle cose, ci sono, quindi voglio dire, non è che per forza l'horror. E volevo dire una cosa, ogni certo. volta c'è sempre il buon Cometino che tu conosci Mhm, bene, il mio certo. moderatore, Che ha salutiamo. fatto il comando Gatti 2 che dice Jack ogni tanto deve alzarsi e aprire la porta ai gatti, cosa che farò adesso, non sparisco Vabbè. ed entra il gatto. Perché ne ho sei, e quindi insomma vanno in giro, fanno quello che vogliono. Ho detto ci vuole pazienza con me perché a volte devo alzarmi e aprire la Ah, porta, beh, così di si momento perché figuri. sto buttando un Insomma, boss. Mm. normale. Sì, Chi sì. ha animali domestici è un po' così, un po' d'abitudine, un po' anche per sfizio. Ovviamente bisogna anche accudire gli animali e non lasciarli mai soli perché è un attimo. Comunque. Sì, non bisogna lasciarli soli, esatto. Poi guardalo com'è felice, è andato sul termosifone, è furbo lui. Vabbè, vabbè. Adesso io comunque sto facendo vedere un po' di suoi video così giustamente senza Ma audio certo, certo, se perché. vai nella sezione live trovi delle robe Ah, interessanti. allora Volevo dire andiamo, una cosa. andiamo Sì, subito. volevo dire una cosa. Ultimamente sto portando degli short informativi legati alla storia dei videogiochi, ovvero praticamente generazione per non fare le solite top 10, che ormai Mhm. sono trite e ritrite da 15 anni su YouTube. Ho avuto questa idea di farli generazionali, tipo i giochi della generazione X, ovvero cos'è la generazione X? Sono quelli che sono arrivati sui videogiochi dai tempi degli arcade, hanno visto le prime console, hanno visto l'Atari 2600, hanno visto delle cose che oggi non riusciamo neanche a immaginare. E quindi quella è una generazione, diciamo, prima delle nostre, prima di quelle nostre un po' più giovani. Io sono un millennial perché sono praticamente ho vissuto il nuovo secolo, il boom del nuovo secolo, ed è qualcosa, anche tu sei un millennial, quindi insomma Sì, siamo sì. della generazione Y, io e te. E quindi ovviamente siamo cresciuti già con un'epoca un po' più avanti su PlayStation 1, PlayStation 2, quell'epoca lì, o PC, perché il PC Certo, ha certo. sempre sfondo. Ha avuto i suoi momenti di crisi, ha avuto i suoi momenti migliori il PC, però Vabbè. è sempre stato un riferimento. Certo, certo. Comunque, ovviamente, adesso non so dirvi quanto vedranno questo video. Probabilmente lo vedranno la settimana di Natale o se non prima. Adesso devo vedere un attimino la programmazione perché sono un po' andato avanti, un po' non. Perché, come tu e io, abbiamo anche delle altre cose da fare, ovviamente, nella vita privata e odierna. Sì, sì, abbiamo i nostri impegni fuori, fare streaming, fare dirette è un hobby, Esatto. ovviamente. Quindi abbiamo anche noi le nostre cose da fare, per cui adesso sto un attimo vedendo, anche perché comunque tu non hai idea di quante cose sto facendo vedere, finché dopo tu vedrai questo video, ovviamente sto cercando di modificare, fare, brigare qualsiasi cosa, perché per nascondere le doppie webcam non è facile, perché probabilmente si vedranno più webcam e cercherò poi di censurare le webcam inaccessive. Ehm, Invasione di webcam. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Che Io ridere. purtroppo sto facendo un po' di cose e quindi vabbè. Non sono abituato al tuo cambio scena di webcam improvvise, quindi mi devo abituare un pochino, Certo, diciamo. E vabbè, comunque si fa ovviamente quel che si può, ovviamente. una E filosofia giusta. ritornando invece alla musica, no? Perché magari non Sì, te lo chiede nessuno, o se te lo chiede, non lo so. Comunque, qual è il tuo cantante preferito, il tuo o la tua band, o la tua, non lo so, qualcosa. io guarda, adoro il rock principalmente, ma ascolto tutti i generi. Per me nulla batti Queen e Freddie Mercury. Freddie Mercury, una potenza vocale incredibile, una Mm, bravura eccellente, la capacità di passare da musiche pop commerciali a musiche molto più complicate, oltre al fatto di avere un chitarrista come Brian May che è sempre sul pezzo, sempre geniale.
e ovviamente anche i Deep Purple, che sono la storia del rock. Ripeto, io sono gruppi che suonavano, erano nel vivo prima che io nascessi, però ripeto, il classico è quello che dura in eterno, diciamo. Quindi insomma, Queen, Deep Purple, e volendo anche Iron Maiden, se vogliamo andare un po' più duri sul metal, ci può stare assolutamente, però la musica è principalmente ascolto di più, ma a dire la verità potrei trovarmi a ascoltare Ariana Grande, o Vabbè, qualsiasi altra musica moderna, non ho problemi, non mi dà fastidio quasi nulla, guarda, quasi nulla. Ci sono alcuni generi che capisco poco, il trap rap, che dico, ma che è musica, sta parlando, sta parlando, non capisco se è musica o no, però. esatto, insomma un po' tutti i generi di musica, no? Giusto? Sì, sì, ma è bello, la varietà ti completa. Infatti io da appassionato voglio scoprire generi, scoprire cose. Ho scoperto il blue yodeling, che era negli Eh. anni 50 del sud degli USA. Facevano una sorta di yodeling, ovvero quegli urli tipo austriaci, Mm. però nel country. Cioè, pensa a te che robe vado a scoprire intanto. Sembra incredibile. Giustamente. Eh, Io sì. invece sono optato un po' per la musica anni 80-90, quindi un po' retro anche per me, perché essendo che sono della certa età Sì, anch'io. guarda, sì, vabbè, poi ho avuto la mia epoca musica Eurodance italiana, Gigi D'Agostino, Gabriel Ponte, insomma, quel periodo lì a fine anni 90 ce l'ho avuto anch'io, Beh, certo, assolutamente. certo, ovviamente. Dopo vedo che comunque, dopo comunque abbiamo quasi finito ovviamente il tempo, vedo che ti piacciono anche i giochi di combattimento, vedo. Sì, guarda, ho i miei preferiti, diciamo principalmente Tekken, Mortal Kombat, sono i miei preferiti, però diciamo che non è che sono bravo, però è bello vedere combattere, sbloccare contenuti e scoprire segreti, perché alla fine ogni gioco ha la sua storia, ha i suoi segreti da scoprire, i suoi collezionabili, e tutto questo ti porta a conoscere meglio appunto quello che c'è dietro, Mhm. è quello che interessa, il lavoro che c'è dietro, il lavoro che c'è dietro il videogioco. E per quello, quindi sì, anche picchiaduro assolutamente non mi dispiacciono per niente, anzi, è un genere dove vorrei essere più bravo, perché quando poi contro computer vinci, quando vai Eh. online ti sfondano, ti fanno la combo perfetta, non ti riprendi più. Beh, Funziona certo, così. certo, normale, un po' da tutti, insomma, ecco, anch'io su Farming, quando che magari non si riesce a fare una cosa, poi c'è sempre quello puntiglioso che ti dice, devi fare così, e allora da lì impari, no? Quelli sono su ogni gioco, quelli veramente appassionati fino a quasi essere ossessionati dalla perfezione, non ossessionati dal gioco, ossessionati dalla perfezione. Dicono, però questo si poteva fare meglio. È vero, però, boh, ma ce la facciamo andare bene, eh. Beh, Non siamo qui per fare record, almeno io non faccio speedrun, non faccio record mondiali, quindi ci sono tranquillo. divertiamo in tranquillità, anche come gli shorts, ci divertiamo Anche, anche lì, quindi normale. è anche un modo per parlare, fare una diretta, puoi parlare con altre persone, si ride, si scherza, si chiede come va la giornata e le ore passano e poi insomma è come andare al bar, è passare tempo con gli amici, insomma, un Vabbè, modo per normale, passare sì, la giornata. assolutamente sì, esatto. Comunque niente ragazzi, il tempo purtroppo a nostra disposizione, la mia e la sua, è finito. Ahimè, comunque ovviamente se avete commenti da farvi, commentare in descrizione fatelo con parsimonia, ovviamente senza offendere perché le offese non sono ben accette, credo. Esatto, vai, il tuo canale, se mi insultano a me non è nulla di nuovo, guarda, tanto alla fine ci devi abituare su Vabbè, YouTube, certo, ti ci devi abituare. ovviamente sì, però certo, commenti con, insomma, come si deve, come dico sempre, perché è un attimo poi magari fraintendere o essere fraintesi. Quindi, Certo, certo. ecco. Ovviamente io ringrazio Jacklon Max per questa bellissima opportunità che mi ha concesso. Te veramente sono fiero di essere qua e invito tutti a lasciare un bel like al video e se volete ci sono anche i punti hype per far Non salire il nel mio video di canale, Moreno. non nel mio canale al momento. Non ci sono ancora, ma No, è strano, vabbè. vabbè. Però il like esiste ed è un sacrosanto diritto per ogni canale. Esatto, che ovviamente vi invito anche qualora siete nuovi nel canale e volete iscrivervi nel canale di Jack Leon Max, oltre a essere menzionato, trovate qui sotto poi in descrizione, non appena sarà pronto il video, logicamente. Certo, Bene. piacere, Oh, grazie mille e un grazie a abbraccio. te, io vi lascio con la sigla, ovviamente ragazzi, alla prossima, ciao a tutti! Ciao!